Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a Race Talks. Grazie Internazionale Italia Series per aver chiamato Marco Aurelio Fontana, che sarà il protagonista di questo prossimo episodio. No, non ho mai fatto l'intro Marco Aurelio Fontana della Marco Aurelio Fontana SPA. Rifammi l'intro, se no non vado. La vuoi? Quello, lo sai che non mi pagano per avanti, fare quell'intro lì, te l'ho detto io. Io sono Federico di Pianeta Mountain Bike. Ciao Federico. Per questa volta abbiamo un pubblico attivo qui a Moulin Velo, perché siamo ospiti qua, sede bellissima tra l'altro, quindi ci saranno anche le domande su quello che si dirà, e noi abbiamo fatto negli episodi precedenti un piccolo excursus su quello che sono state il mondiale e i giochi olimpici, quindi diciamo qualcosa anche un po' separato dal percorso di coppa tradizionale. Noi però oggi torniamo alla coppa, lo facciamo tra l'altro con una nuova location, perché dopo l'ultima prova di coppa, che sembra lontanissima ormai se ci pensi, che era stata proprio in Italia, in Val di Sole, tutti gasati, bello bellissimo, si va negli Stati Uniti. La coppa quest'anno è partita dal Brasile, quindi già oltreoceano, 2 tappe in Brasile, e si è poi conclusa con 2 tappe nel Nord America, località Lake Placid, quindi stato di New York. Te l'aspettavi te? Allora, tutti gli anni più o meno si va in America e in Canada, no? Quindi da un certo punto di vista mi aspettavo di tornare nel nuovo continente. Lake Placid non l'avevo mai sentito prima, e quindi mi ha detto che era famosissimo per gli sport invernali, ma io se non ho un manubrio un volante vado male, e se non fanno le Olimpiadi con le macchine chiodate non ci becco, quindi non conoscevo questa località e mi sono ritrovato appunto a commentare questa gara su Discovery Plus per Eurosport in America. Ci stava, nel senso che ci sta tornare in America, perché comunque la coppa è fatta di 6-7 gare in base all'anno, alle volte 8, non sono tante. L'America è un continente che ha fatto nascere la MTB e quindi ci sta a tornare là. Abbiamo già corso a volte vicino a New York, sai, e non sempre mi sono gasato, soprattutto perché un conto è dire andiamo a New York a correre, poi tu vai in quel posto lì, sei nel nulla. Non c'è niente, esatto. Quando vai a fare la spesa c'è uno con la doppietta che ti punta, quindi non sempre è così friendly, no? Però ci sta, anche perché i brand la maggior parte sono di lì, e abbiamo ritrovato una cosa nuova, una cosa diversa, che è sempre positivo, nel senso che portare i riders fuori dalla comfort zone è fico, è cool secondo me, perché guardano la pista in modo diverso, la studiano in modo diverso, corrono in modo diverso, e quindi eccoci qua, insomma, Lake Placid per la penultima tappa di Coppa. Siamo, se ci pensi, l'ultima volta che abbiamo visto una tappa di coppa in Val di Sole, arrivavamo un po' da quel standard, da quel format di percorso ultra mega naturale, con quelle feature pelle, con le rocce pelle, c'era poco di artificiale. Invece siamo tornati in coppa a Lake Placid con un percorso che sostanzialmente sembrava semplicissimo, sembrava una roba proprio da, non lo so, da gara del quartiere sulla carta, tutta con delle feature artificiali, però ha creato un sacco di problematiche. Sì, parto con la gara a donne, in realtà. Okay. Ti stupisco e parto così, con la gara a donne, anche se è andato via Gianni. Parto con la gara a donne perché ho visto in un percorso semplice come delle ragazze, mi viene in mente logicamente la Stigger, come andavano a limare in tratti di percorso che sono assolutamente banalissimi all'occhio normale, sono assolutamente scontati, sono senza, i miei amici direbbero senza selz, no? E proprio senza capito? Eppure lì, in quei tratti lì che non avevano niente c'erano delle limate pazzesche, anche tra gli uomini, ma
Parto dalle donne perché la Stiger ha fatto una gara pazzesca che non ha mai fatto in stagione. E l'ha fatta limando in tratti che non diresti mai. Ti ripeto, un occhio poco attento o uno beginner o anche uno poco attento al percorso, perché è il percorso nuovo, sembra facile, lo faccio, eccetera eccetera, non vedeva quelle robe lì. Ma lei ha vinto perché voleva vincere, ma poi ha limato in dei tratti dove faceva correre la bici, dove stava bassa sui salti, sui salti, tagliava una roccia in un modo particolare. Cioè mi è piaciuto un casino come all'interno di una cosa molto semplice, perlomeno apparentemente, e abbastanza banale, perché effettivamente io ho visto il percorso e ho detto ma di cosa stiamo parlando? Vero. Però viene fuori chi ha fame e chi ha una tecnica sopraffina, quindi è stato positivo, molto positivo. Ragazza che tra l'altro guida fortissimo, forse l'abbiamo vista troppo poco protagonista, ma è una di quelle ragazze che in futuro forse vedremo, spero sempre più spesso, perché è proprio lo stereotipo della rider del futuro. Nel tratto tecnico di Lake Placid, quello lì nel boschetto, sì, secondo me neanche gli uomini scendevano come lei. Scendeva, sì. Sono anche dei video su Instagram. Scendeva fortissimo. No, ma scandalosa. Tagliava tutto stretto, sai che c'era una pianta che tanti passavano larghi, lei passava dritta, ma a canna. Faceva paura, e quindi mi ha gasato tanto. È stata molto bella all'interno appunto di una gara che a livello di percorso era un po' banale, ma a livello di competizione in realtà è stata molto bella, uomini e donne. Però lei mi ha gasato ulteriormente. Ricordo di aver goduto di più nella gara delle donne rispetto a quella degli uomini a commentarla, perché vedevo quelle robe lì che mi sono piaciute tanto, mentre negli uomini sono successe cose, vedi clamorosamente la foratura di Anna Natterly che sbaglia il programma che gli aveva settato il coach e non vince, però ci arriva molto vicino. Però insomma le donne mi sono piaciute tantissimo. Ti riporto sulla gara maschile, perché secondo me lì abbiamo visto una gara veramente tiratissima, e abbiamo visto anche qui dei nomi finalmente diversi, finalmente nuovi, e si è rivisto un po' quel gioco di squadra di cui si parlava anche nell'altro episodio di Race Talks, proprio sui mondiali, anche se sembra strano parlare di squadra e mondiali, però ne abbiamo parlato in quell'episodio. Anche qui a Lake Placid abbiamo visto le diverse fazioni lavorare in determinati modi. Guarda lo Scott con Nino e Colombo, per esempio, che anche Colombo si era visto ben poco. Guarda il Decathlon Ford, ritornato finalmente in auge con Dubot e con Azzarò. Insomma, le squadre si sono un po' ricompattate per la Coppa. A parte una che è esplosa, che è Specialist Factory Racing, perché uno dà una cappottata in mezzo alle rocce, no? Uno ha dato una cappottata in mezzo alle rocce fantastica, che tra l'altro non si capiva se gli era volata via una clavicola oppure no, ma poi all'inizio sembrava all'inizio sembrava di brutto. Hai visto come l'ha fulminato Victor con lo sguardo? È andata bene, perché la bici quando è decollata poteva atterrare su chiunque. Suo casco. Però il cileno di Specialist ci ha sempre dato spettacolo già dall'inizio della Coppa. È spiaciuto poi non vederla la gara dopo. Esatto. Logicamente lì poi si è fermato, però insomma sicuramente le squadre tutte compatte, tranne appunto Specialized che è un po' saltata per aria. Cannondale ha lavorato bene, tanti buchi che gli ha fatto più occasioni Simon Andreasen con il sudafricano, quindi hanno fatto tanto lavoro non sporco ma bello limato, ecco, bello al limite, però ci stava. Poi ripeto, quando non vedi gli altri atleti che si lamentano, cioè non fanno gesti, cose come abbiamo visto in passato, a me viene in mente Nino con Enrique, ti ricordi il cinema tra Enrique e Nino? In realtà in queste situazioni qua Simon ha fatto un paio di volte il buco, però da dietro non ha mai preso parole, cioè è sempre stato, diciamo, all'interno del tema gara, ed è fico perché raramente vedi giochi di squadra di questo tipo nella MTB. E Decathlon sugli scudi con Azzarò che si è bucato 3 volte praticamente, cioè andava come il vento. Però lì è proprio il giovane che arriva, che spacca, e però in realtà il lavoro grosso adesso lui ce l'avrà da qua in avanti, perché poi lo vedremo anche alla prossima gara di Coppa. È andato fortissimo.
dalla prossima stagione bisogna vedere se Azzaro c'è veramente o no, sì. perché è da qui che inizia il vero cammino, ecco. Sì, anche perché probabilmente ricoprirà un ruolo diverso rispetto a quello attuale. Però il tema, secondo me, di Lake Placid è stato che il percorso era semplicissimo, sembrava semplicissimo, eppure hanno bucato quasi tutti. Quindi la domanda che io ti pongo è: cos'è stato a creare quel tipo di dinamiche lì? Perché abbiamo sentito anche a Natterly che poi ha vinto, ha fatto secondo, bravo, ha fatto secondo. Attento, Sembrava che non l'avesse seguita. Era in testa, sì. Era un test per capire se avevo seguito. Giusto. E ha bucato. Dopo nell'intervista ha detto anche: non so come sia possibile. Sono passato nello stesso posto, ho fatto la stessa cosa, quando buchi hai sbagliato. Quando buchi hai sbagliato, ok, però quella dinamica lì è quella che si è ripetuta praticamente tra tutti gli atleti. Allora, la prima risposta alla tua domanda è non lo so, ma ti spiego perché non lo so. Perché apparentemente sì, la pista era veloce, ma non facevi i 50. Le rocce sembravano tutte tonde, non è quel percorso con una roccia naturale, spigolosa di montagna, non so, mi viene in mente delle gare in Francia di coppa in posti sperduti dove scendevi dalla pista di downhill, praticamente c'erano delle rocce taglienti, buchi, capito? Tagli, Sì, buchi. sì. Lì non c'erano situazioni visivamente dove potevi bucare, non era neanche la pista, deve andare basso di pressione perché il grip c'era, quindi E poi era tanto compatta. ti dico non lo so. È chiaro che è percorso nuovo, era anche multilinea in alcuni tratti, quindi magari trovavi qualcuno che cercava di giocarci un po' dentro, di fare linee diverse e poi andava a bucare. Però sinceramente mi dispiace dirlo perché potrei dirti una boiata, non lo so, non mi spiego come mai tutte quelle forature, Nino Schurter compreso, mi sembra. Nino Schurter compreso, che stava facendo anche una bella gara, sì, mentre esatto. tutte le speranze del team Scott si sono rivolte a Pippo Colombo, che ha fatto un'ottima gara. Che ha fatto un'ottima gara, ma si ritrova ancora sul podio, ma non sul primo gradino. Sì, esatto. Io ho pensato tanto a quella. Tu non sei riuscito a rispondere. Secondo me la risposta c'è comunque, scavando un po'. E io credo che su un percorso del genere, ok, che non lo conoscevano, ok, che forse non andavano come il vento, però il punto in cui hanno bucato praticamente tutti era un punto in cui andavano veramente come il vento, comunque arrivavano da altissime velocità. C'era questo doppietto, ti ricordi, e si atterrava sostanzialmente un po' sui sassi, soprattutto dopo c'era una curva molto veloce spondata. Tutti lì bucavano prima poi dell'imbocco della risalita. Io credo che le velocità lì fossero veramente alte e che questo sport stia proiettando i riders anche ad approcci sempre più veloci, e che forse quello che sono i materiali o l'approccio dei riders con questi materiali e quelle velocità forse non è ancora azzeccato, non è ancora giusto, non lo so, però quel punto lì era micidiale e è stato, diciamo, ciò che ha creato veramente più scompiglio nella gara. Allora, sì, è chiaro che se c'è un punto dove si buca tu vai piano in quel punto, cioè, Nino Schurter ci ha vinto diverse coppe del mondo, no? In tratti dove c'erano le rocce, io ricordo entravo pieno, poi esplodevo, lui entrava più piano, ci metteva di più da lì a lì, poi mi dava 10 secondi tutto il resto del giro e poi lui vinceva e io no. Quindi mi sembra strano, nel senso che è strano. È chiaro che hanno provato, ma quando tu provi, io ho sempre rotto tutti i pezzi della mia bici in gara prima che in allenamento. Quando ti dicono provala, mi raccomando, perché poi dopo vai in gara, no, cioè tu una roba la rompi in gara, perché in gara stressi te stesso, il materiale e determinate cose. Quindi l'unica risposta che mi viene da dare dopo che tu hai parlato, perché prima non ci avevo veramente pensato, mi hai fatto venire in mente che hanno provato, andavano a velocità X, quando corri vai a X più 1, X più 3, X più 7, X più 7 bomba contro la montagna e la montagna rimane lì e quindi tu esplodi. Quindi questa è l'unica risposta che mi do. Gara nuova, pista nuova, non sapevano che ero entrare in quel posto lì,
è successo e quindi le forature hanno fatto parte del gioco, ecco. Ci hanno dato un po' di pepe all'interno di questa gara. Sì. Noi possiamo chiudere con Race Talks da Lake Placid A americano. meno che non ci siano domande anche Forse in americano, ci c'è sono qualche delle americano. domande Hey, do you have any direttamente da question for americani? us? Any questions? No questions? No, ma le fanno le domande gli vengono in mente quando si spengono le Dopo. telecamere. Quindi eccolo lì. È la prima volta che tra l'altro c'è il pubblico. L'abbiamo trovato. Abbiamo trovato in questa prima volta del pubblico una domanda. Sì, Prego. ciao, sono Come ti chiami? Manuel. Manuel. Niente, volevo fare una piccola domanda sui nuovi mezzi, le piccole tendenze più all'enduro, queste escursioni sempre più alte, un pro o un contro sulla parte racing e divertimento, così, una piccola... Era per me, era per te, Secondo rispondo me io. rispondi prima tu, sai? Grazie Manuel intanto per la domanda. Abbiamo già trattato questo tema anche in altri episodi di Race Talks, perché quest'anno abbiamo visto forse più di altri anni non tanto un'evoluzione ma una ricerca su quello che è il mezzo, tanto che le soluzioni che si trovano adesso soprattutto nei team di Coppa del Mondo sono delle soluzioni che tante volte non sono neanche in produzione, quindi non sono neanche ancora sul mercato, quindi ancora di più forse rispetto al passato la Coppa è proprio usata come test field per tutti i prodotti che poi forse un giorno troveranno anche la luce nei cataloghi dei vari brand. Però effettivamente quest'anno abbiamo visto come le bici, che sono quelle bici che ormai tutti noi scelgono, quelle con 120 mm di escursione, siano diventate fondamentali. Pensiamo a un percorso come quello di Crans Montana, pensiamo ai salti del Brasile. Ora è tutto calibrato su peso, quindi massima leggerezza, reattività e una bici che sia massimamente permissiva, tanto che hai visto adesso sulle geometrie si lavora tantissimo. L'elettronica sarà sempre più presente, è già presentissima. Questo diciamo che anche lì forse per i pro, magari anche Marco questo può dare una considerazione sua, anche per i pro certe soluzioni sono più, diciamo, si sposano meglio con quel tipo di pratica. A livello amatoriale ci sono alcune cose che forse sono anche un po' eccessive, ok? Quindi diciamo l'elettronica è utilissima, diventerà utilissima per tutto, comodissima, esatto. Richiede forse un po' più di manualità, di ricerca anche personale proprio dei vari aggiustamenti. Però il mezzo di oggi che utilizzano i ragazzi in Coppa è un mezzo veramente quasi definitivo. Ne parlavo con qualcun altro prima, a telecamere spente. Si chiama Prima proprio. Prima lui, sì, ne parlavo Ciao, con Prima. Ed effettivamente la bici da cross country di oggi, chiamala down country, chiamala cross country, come vuoi, è una bici che ti dà tanto, ti permette tantissimo sulle uscite di tutti i giorni, anche con un'ottica non solo gara ma anche di divertimento. Se guardiamo quello che hanno fatto gli atleti, non so, Blevins la prima di Coppa corre con una bici con un po' meno escursione al posteriore, con regisella dritto, quindi senza telescopico. Paulin che corre con la rigida. Io fossi un amatore prenderei una bici 120 davanti e dietro, va sempre bene, ti diverti, è bella per il giornaliero, perché è bella perché, non so, parlavo con un ragazzo prima, diceva vorrei andare a finale. Tu oggi prendi la tua full, vai a finale, ti diverti anche lì, chiaro, magari quando ci sono i gradoni del Dolmen sei un po' lì, però puoi fare veramente tutto. Quindi il fatto è che alle volte guardando quello che fanno i pro dici ok, faccio la stessa cosa, però poi ti ritrovi quello che prende, che non mette più il reggiseno telescopico, allora tutti dicono boh, dai, il telescopico non serve perché è solo pesante, poi la gara dopo lo mette. Bisogna prendere un po' una media e bisogna pensare che la bici che bene o male tutti i brand hanno in gamma oggi, che sia Scott, Specialized, Canyon, del Canyon, adesso ne ho menzionate alcune, ne ho menzionate anche l'altra volta, ma che sia una Pinarello, che sia una Focus, che sia una Santa Cruz, sono bici che
vanno tutte bene, sono molto divertenti, sono tutte studiate bene. Ci sono un paio di brand che conosco sul mercato che forse hanno qualcosina meno sul loro XC da gara 120, perché sono magari un po' troppo spinti a livello enduristico, o meglio magari sono un po' sedute, no? Perché questo è il difetto che hanno alcune bici, mentre se tu hai una bici di quelle di oggi, bella lunga, bella in piedi col carro, bella aperta, ci fai tutto, ti diverti, ed è la bici, sì, definitiva, sì. Anche se appunto, come diceva anche Marco, quest'anno abbiamo visto, nel 2024 abbiamo visto il ritorno anche, diciamo, l'introduzione di nuovi standard anche di bici con delle sospensioni ridotte, però anche il ritorno di tante hardtail e tecnologie applicate a hardtail che magari in futuro, in un 2025, rivedremo ancora di più. Sì, ma a me la cosa che mi ha fatto più specie è non vedere alcune volte il telescopico, cioè Sam Gaze che non l'ha mai usato, e Blevins, insomma quella roba lì mi ha fatto un po' strano, che secondo me anche a livello amatoriale è uno dei componenti che più ha cambiato la pratica di oggi. Esatto, cioè più Infatti, delle geometrie, più delle sospensioni, secondo me la presenza del telescopico è quello che ti cambia maggiormente. Sì, infatti diciamo che, ripeto, per concludere, prendi la bici standard che hanno i brand oggi, vanno tutte bene, ti diverti un casino e basta. Non starei, cioè, è bello vedere quello che fanno i pro, però un conto è dire vado in Sudafrica e ho la bici perfetta per questa gara, un conto è fare le gare qua in zona. Esatto, e farci un po' di tutto. Grazie Manuel. Noi ragazzi vi salutiamo da questo episodio americano di Race Talks. Ringraziamo Internazionale Italia Series per averci invitato, per aver invitato Marco Aurelio Fontana di Marco Aurelio Fontana SPA, e ringraziamo Moulin Velo, che è la location da cui noi stiamo parlando e Marco sta bevendo la sua acqua frizzante. Ci ritroviamo qua per l'ultimissimo episodio di Race Talks che ci porterà a Mont Saint-Anne, Canada. Cheers everyone. Ciao.